Eccoci qua. Allora, questo è l'autoradio, diciamo, di questo modello della Nissan. Questi qui li ho inseriti io, sono adesivi dietro e hanno una calamita davanti, mi faceva molto comodo per collegare il telefonino mentre ero in viaggio. Quindi, diciamo, togliendo questi qui, il modello è probabilmente come la tua. Questo è del 2010, quest'auto. Allora, tramite Amazon trovi il link in descrizione. Eventualmente ho comprato queste palette per aprire senza rovinare la parte qui laterale, che altrimenti potresti utilizzare anche un giravite, però ho preferito comprare qualcosa di piatto tipo questo. Ci sono quattro versioni, ma comunque utilizzerò questo qua. Allora, bisogna inserirlo qui con molta calma e fare leva. Ora, se vogliamo andare un po' sul sicuro per non rovinare qui la superficie, andiamo ad aprire un po' di nastro e lo mettiamo. Nastro per carrozzine. Il nastro purtroppo è un po' rovinato. Comunque, eccoci. Ecco qua, basta fare questo clic. La stessa cosa anche di qua. Allora, vediamo. L'aggancio è sulla parte bassa qui, quindi dovrebbe essere anche qui. Non vuole andare. Ecco qui, andiamo alla parte bassa e tiriamo via qua e qua. Ora andiamo a vedere un po' qui. Nastro. Il video è un po' lungo, nella seconda parte diciamo parlerò un po' della configurazione, ma comunque nella descrizione puoi trovare la timeline, quindi ti puoi spostare nei punti in cui i punti che ti interessano. Se per esempio ti interessa soltanto il montaggio, non ti vai a guardare tutto il video. Non faccio questo lavoro di mestiere, ma siccome lo sto facendo per me, per il mio diletto, ho pensato di fare un video per dare la possibilità anche a voi, anche a te, di installare un'autoradio un po' più moderna, dato che purtroppo la Nissan, questa genialata della Nissan, ha pensato di fare questo stereo in Bluetooth, ma che funziona solo col cellulare, cioè solo per rispondere per fare chiamate, diciamo, ma non per ascoltare i brani musicali del nostro cellulare, quindi è pressoché inutilizzabile, non è aggiornato coi tempi. Ok, detto questo andiamo avanti.
Questo è l'altro incastro, facciamo la stessa cosa anche qui, un po' duro, ecco qua. Poi il contatto togliamolo e siamo comunque attenti qui, rimuoviamo gli attacchi, eccoli qui, sono obbligati, quindi non c'è pericolo di sbagliare. Qua basta cliccare e tirare via, ecco qua. Questo è l'accendino, questo è il commutatore per l'aria e niente, questi sono i 4 agganci. Mettiamolo da parte. Ora cerchiamo di tirare via in avanti. Ecco qua, tirando così, tirando un po' verso il basso e un po' verso l'alto, viene via. Ora qua bisogna fare attenzione perché si può rompere. Aiutiamoci con le nostre palette, ecco qua, è 1 e 2 e poi piano piano saliamo sopra. Ecco, ci siamo. Non è difficile, però bisogna fare attenzione e mettiamo la carta per evitare che si graffi il tutto. Poi togliamo questo qui di sotto, basta cliccare e tirare via e piano piano lo giriamo e tiriamo questo via, ecco qua, sempre premendo un pulsantino. Adesso ti faccio vedere, questo qua non serve, ecco qua, 1 2 3 4 5 6 7, a posto, lo togliamo. Quindi questo qua basta che clicchi qui e tiri via. La stessa cosa pure qui, ce n'è un altro che stavolta fa parte di quel pezzo lì. Ok, ora prendiamo un giravite a stella, giravite a stella e ci sono 4 viti. Uno, due, prendiamo le viti e tiriamo via con molta calma, anzi utilizzerò un panno per evitare che si rovini la carrozzeria, ecco qua. Stacchiamo i vari connettori che poi sono obbligati, diciamo, puoi rimetterli tranquillamente dopo, sempre premendo la levetta, ecco qui, ultimo, con l'ausilio di un giravite premiamo e tiriamo via. Ecco il nostro autoradio e lo mettiamo via, facciamolo qua dentro.
Eccolo qui. Lo apro in diretta. Dei connettori. Scannerizzo tutti questi documenti e li trovi in descrizione. È compatibile anche con una webcam, una videocamera posteriore, che io in questo momento non metterò, che non l'ho acquistata. Test di verifica. E qui ci sono tutti i collegamenti elettrici, lo schema dei collegamenti. Poi c'è qua qualcosa che utilizzerò, non so cos'è. Eccolo qui, il pezzo forte. Lo scatolo può andare via. Vediamo com'è. Eccolo qui. Devo dire che è bello, molto grande lo schermo. Qui ha il microfono, qui c'è un RST e qua ci sono dei tasti da utilizzare, più e meno. Qua è ritorno, qua è home e questa è l'accensione. Però lo schermo è touch, quindi comunque diciamo qui probabilmente vedremo, ma li utilizzerò poco. Allora, vediamo un po', studiamocelo un attimo. È molto piatto dietro, ha alcuni collegamenti, un fusibile, qua credo sia questa è l'antenna, probabilmente questo è il GPS. Adesso andiamo un attimo a scoprire il tutto. Lo appoggio giusto per... ecco qui. Allora, voglio fare una comparazione delle plastiche. Ma sostanzialmente sono molto simili. Questo è un po' più lucido, più plasticoso. Questo qui sembra che sia un po' più, leggermente più poroso, ma comunque forse è minima la differenza. Allora, adesso andiamo a impostare, diciamo, a smontare queste prese d'aria, a rimetterle lì, e anche il tasto. Quindi le istruzioni, chiaramente purtroppo non ci sono istruzioni che ti possano aiutare più di tanto. Spero con questo video di poterti essere utile. Allora, ecco, premendo questi 4 attacchi bianchi, premendoli verso l'indentro, poi si spinge fuori e cacciamo il nostro tasto e lo andiamo a inserire qui spingendo. Allora, dovrebbe essere così, sì, perfetto. Ecco qua, fatto. Allora, questo è un pochino più complesso. Comunque, con un giravite devi premere qui, spero si possa vedere, qui, faccio vedere una parte. Se premi lo inserisci dentro, mentre lo tieni schiacciato questo qui in avanti. Allora, mi spiego meglio. Così, premi qui e entra dentro. Nel frattempo premi anche qui, ecco qui, vedi? E si è sganciato. Ora prendiamo questi qui e andiamo ad inserirli orizzontale, quindi così. Ah, c'è una guida qui, questa qui, vedi? E qui c'è la guida, quindi sostanzialmente va così. Ecco qua, guida di sotto. Ok, perfetto. Possiamo allora dedicarci ai collegamenti. Adesso viene il bello. Allora,
ci sono due di questi cavi, sono le porte USB. Questo va dietro allo stereo. Adesso vedremo i collegamenti, comunque dovrebbe essere uno di questi qua. E qui c'è l'USB. Ora io cercherò di inserirlo qui dietro, in modo tale che qui, qua sotto, c'è uno spioncino, un'apertura in effetti che si può abbassare. Cercherò di passarlo da lì a qui, perché fa molto comodo avere un USB dentro alla... Ti faccio vedere come ho fatto io, questo è un bel consiglio che ti do. Allora, qui nel vano portaoggetti c'è quel foro, ok? Cosa ho fatto? Ho passato questo fil di ferro a uso di sonda e l'ho fatto uscire da qua sotto. Non ci ho messo molto in realtà. Poi ho preso un altro pezzo di metallo e da qui l'ho fatto uscire sotto di qui e poi li ho uniti. Adesso non farò altro che collegare qui a questo cavetto di ferro, l'ho messo qui, l'ho annodato per non perderlo, ci attacco il cavetto USB e piano piano con un po' di pazienza lo tiro fino a farlo uscire da questo vano qui e lo bloccherò. In quel caso, cioè da questo momento in poi avrò anche io una presa USB in un'auto che all'epoca non era prevista una cosa del genere. Per comodità ho acquistato una prolunga USB, una semplice prolunga USB, maschio-femmina, che collegherò a questa qui, unendola con del nastro isolante, in modo tale da evitare che se in futuro tiriamo il filo si sganci. Ecco qui, collegato, quindi non ho fatto altro che prolungare questo filo. Adesso lo passerò qui sotto, diciamo lo aggancerò qui e poi cercherò in piano piano di tirarlo via e farlo uscire dalla cassetta, cioè dal portaoggetti. Ecco qui. Adesso cercherò di tirarlo da qua giù. Ecco qui. Puoi anche aiutarti tirando via questo, non è difficile, ecco, se è sganciato, così puoi trovare la strada giusta. Eccolo qui, finalmente abbiamo la nostra presa USB. Ok, proseguiamo. L'altra presa USB la colleghiamo e niente, rimarrà volante qui all'interno dell'auto, però per utilizzarla in un futuro, qualche altra modifica eccetera. Abbiamo il GPS. Siccome quest'auto non ha il GPS, abbiamo un bel navigatore incluso nella nostra autoradio. Questo navigatore, per funzionare, ha bisogno del ricevitore GPS. Ha una parte adesiva che possiamo mettere qui. C'è una parte dove poter mettere l'apposito adesivo. Stacchiamo l'adesivo e lo mettiamo. Lasciamo il cavo all'interno, stacchiamo l'adesivo e lo mettiamo. E qui lo colleghiamo all'autoradio. Poi questo è il microfono per il Bluetooth, per fare le telefonate in effetti. Quindi questo dovremmo posizionarlo. Questo è un po' più complicato perché andrebbe messo in un posto comodo, tipo qui nell'angolo oppure qui, e quindi questo qui lascio a te la decisione in effetti, se metterlo e dove metterlo. Per il momento lo lasciamo stare. Qua abbiamo dei jack, diciamo, per se vogliamo collegare un amplificatore. Qua dice posteriore destro e posteriore sinistro.
Vabbè, sono collegamenti per collegare lo stereo, diciamo, per amplificazione e cose del genere. Io metterò, diciamo, come è originale l'auto, come è originale l'impianto, quindi probabilmente non lo utilizzerò. Ecco qui, qua ce ne sono altri. E suoni connettore c'è c'è la scritta, microfono, video, eccetera, eccetera. Vedremo. Quindi questo lo mettiamo qui dell'antenna, questo qui va qui, ok, fino a ora ci siamo. Poi vediamo un po'. Il nostro USB vediamo un po', dovrebbe essere qui. Ecco qui, questo è il nostro USB e va qui con la linguetta bianca verso l'alto, così com'è. Poi allora, questo è USB 4P 403. L'attacco è diverso, quindi abbiamo un altro USB che possiamo utilizzare. Allora, non ti resta che attaccare tutti questi qui, sono obbligati, quindi non ti puoi sbagliare. Ecco qua. Ok, è tutto collegato, è tutto obbligato, rimane fuori solo il microfono. Ah, eccolo qui, questo è il microfono mic, quindi lo vado a collegare, lo metto sul mic, dove sta, eccolo qui. Spero si possa vedere, mic, ecco qua. E poi questo qui è sempre lo stesso discorso, dobbiamo metterlo in qualche punto, ma provo a metterlo qui come ho detto prima. Ecco qua, anzi lo facciamo passare per sotto il filo, quindi lo stacco. E lo riattacco. Ok, allora ricapitoliamo. I connettori sono tutti obbligati, le due USB e tutti gli altri pin, rimane gli altri collegamenti, rimane questo qui vuoto. Questo è per la webcam, cioè per la telecamera posteriore, che si compra, è opzionale, si compra a parte, che è pure una cosa comoda, forse lo farò comunque. Quindi questo rimane vuoto, questo qui si fissa, questo qui si inserisce qui dentro il microfono e poi chiaramente si collegherà qui
Adesso lo ricolleghiamo e poi colleghiamo questo grande diciamo connettore nella parte nera qui, ti faccio vedere, ok, rimarrà anche questo connettore qui. Allora, ricapitolando, questi qua sono per amplificare il segnale, se vogliamo utilizzare un amplificatore, quindi nel mio caso non servono. Questi altri qui anche in questo caso non servono. Per il video, questo qui sempre per la telecamera, c'è scritto telecamera posteriore eccetera, comunque tutte cose opzionali che potrebbero servire. In questo caso a noi servono soltanto uno e due, molto semplice, due connettori, chiaramente dopo aver collegato il microfono, non dimenticarti, anzi lo facciamo adesso se no me ne dimentico. Nell'auto rimarranno, no, questo qui verrà attaccato, questo verrà attaccato, rimarranno questi due non collegati che sono praticamente il Bluetooth dell'auto per il telefono e il microfono e probabilmente qualche altra cosa che comunque per il momento non utilizziamo. Quindi a questo punto possiamo, poi c'è questo qui che in effetti va svitato qui e qui dal vecchio supporto, si toglie il tutto così, puoi anche staccare qui, in effetti stacchi, lo sviti e lo riattacchi, lo devi riattaccare altrimenti la macchina ti può dare degli errori. E questo qui non verrà più utilizzato, sono delle luci per le cinture, l'unico difetto è che non viene più utilizzato, vabbè, ma comunque non è proprio così fondamentale. E quindi lo metti qua dentro in una posizione dove non ti vibra e che non dà più che non crea problematiche, lo spazio è abbondante, quindi sei a posto. Quindi ricollega queste due qua, questo qui, e lo andiamo poi a rimontare. Quindi grigio su grigio, non ti puoi sbagliare, i passaggi sono obbligati. Ecco qua, è uno e quest'altro qui è due. A posto. A questo punto non devi fare altro che riposizionare il tutto qui dentro. Bisogna recuperare tutte queste clip e posizionarle lì. L'ultimo recuperato. Ricolleghiamo. Ecco qui. Ora, per attivare i comandi all'autoradio tramite il nostro volante bisogna configurarlo e ti faccio vedere come. Vai in impostazioni,
car information e vai su questa scritta SWC e ci sono tutti i vari comandi che puoi settare. Questa è la scritta per cancellare, eventualmente fai un errore. Allora ti consiglio di premi volume più, volume più, volume meno, volume meno, mode, source. Questo è il brano in avanti, andiamo sopra, brano indietro, andiamo sotto. Poi al limite io metto il GPS qui, o puoi mettere il microfono, quello che ti può essere utile, basta. Anzi, il microfono, sì, il GPS, ok, e poi torni indietro. Anzi, puoi anche provare, guarda, già funziona. Andiamo avanti e esce il prossimo brano. Perfetto, andiamo avanti all'home e abbiamo terminato. Nel ricordarti che nel link in descrizione trovi questo articolo che puoi acquistare da Amazon e trovi anche i documenti che troverai nella scatola, altre cose utili che ti possono servire. Adesso abbiamo detto che abbiamo messo la musica nostra preferita su questa penna USB collegata alla nostra autoradio. Questa autoradio, questo modello qui ha 32 GB di archiviazione, c'è anche il modello da 16. Comunque, quindi come facciamo a spostare la musica dalla nostra chiavetta a questo autoradio? Andiamo in impostazioni, no, andiamo, scorriamo fino a trovare File Manager. Ecco qui, questa è la mia chiavetta, si chiama ripristino. Prendo una cartella soundtrack, ci tengo cliccato sopra e qui in alto c'è copia, faccio copia, poi ritorno indietro, posso utilizzare questo, ecco, memoria condivisa interna, che sono i famosi 32 giga. Una parte già è stata occupata perché ci sono dei video che hanno inserito giusto per dimostrativi che puoi cancellare. Comunque cliccaci sopra e ci sono le varie cartelle, come proprio come il telefono Android, e vai su musica, clicca musica, vai in alto qui, questa cartella qui che significa incolla e il gioco è fatto. Ok, ora se vogliamo farli riprodurli e sentirli, andiamo qui e andiamo a cercare la nostra cartella collection history audio. Eccole qua, scendendo giù abbiamo le nostre cartelle. Allora, altre informazioni. RST significa reset, con uno spillo, qualcosa di piccolo, si può resettare il sistema. Mic è perché è un microfono integrato che possiamo utilizzare nel caso non abbiamo il microfono interno che abbiamo visto prima in fase di installazione. Questo qui è per spegnere e per riaccendere. Questo è il tasto home, se siamo in un'altra schermata vogliamo ritornare nel tasto home, ritorna alla base con queste schermate qui. Più e meno al volume, ecco qui. Devo dire che il tocco è abbastanza reattivo, lo schermo è abbastanza di qualità, bello grande, è proprio in sostanza è proprio un tablet Android. Anche tutte le funzioni sono Android. Qua per esempio andiamo sul navigatore, sta caricando. Cosa molto importante, questo autoradio non ha l'ingresso per la SIM GSM, quindi in effetti per collegarci a internet l'unico modo è utilizzare il wifi. Come si fa? Adesso questo è il navigatore, ritorniamo indietro, tiriamo giù la tendina come sempre, come utilizziamo con i telefoni, andiamo a cliccare sul wifi. In questo momento era già attivato, comunque
andiamo sulla rete. Il movimento, diciamo, l'utilizzo è proprio come un telefonino classico. Dobbiamo utilizzare, ecco, usiamo il mio cellulare come hotspot, quindi, oppure dobbiamo utilizzare qualche altra fonte wifi. Non c'è possibilità purtroppo di utilizzare una SIM al suo interno, quindi l'unico modo per navigare su internet è utilizzare il wifi, mentre invece il GPS non ha bisogno di internet, ma è un navigatore integrato, pienamente funzionante, senza internet, ed ha il suo il suo ripetitore, diciamo GPS, scusami, qui come abbiamo visto prima nascosto. Quindi ritorniamo indietro, vediamo un po' tutte le funzioni. Qua possiamo scorrere, se teniamo premuto una delle icone la possiamo spostare, proprio come un cellulare, un Android oppure un tablet Android. Questo è abbastanza grande, come se fosse un tablet. Poi per esempio qui in alto abbiamo altre funzioni. Questa per esempio, se apriamo tante schermate, no? Qui abbiamo per esempio Google Play, impostiamo il nostro account e possiamo scaricare le applicazioni proprio come un cellulare. Per esempio ho installato un giochino, questo qui, lo andiamo a cliccare, eccolo qua. La qualità è ottima, devo dire, funziona abbastanza bene, veloce, un buon audio. Il comparto audio mi sembra ottimo dello stereo. Tra poco ti faccio vedere. Eccolo qui. E parte l'audio. Usciamo fuori. Queste due applicazioni sono per i comandi vocali. Non ho ancora compreso bene come funzionano, comunque queste sono cose che puoi valutare tu. Maps, ritorniamo alla mappa. Il DAB+ sarebbe la radio digitale, che in questo momento non abbiamo, dobbiamo comprare un modulo a parte. Questo è l'account Google. Il file manager abbiamo visto prima, che serve a copiare i file. Questo non so cos'è. Questa è la connessione, dobbiamo scaricare un'applicazione, tipo connettere il telefono all'applicazione, cioè alla nostra autoradio, per scaricare, spostare immagini eccetera. Non so ancora bene come funziona, non ho scaricato l'app. Comunque andiamo indietro. Istruzioni, questo è molto comodo. Adesso provo anche a scaricarle e a metterle in descrizione se ci riesco. E qui possiamo vedere finalmente come installare il tutto, come utilizzarlo. GPS test, vabbè, ti dice un po' il GPS, tutti quelli che riesce a rilevare, è comodo, eccetera eccetera. Quindi abbiamo detto, applicazioni possiamo installare come abbiamo sempre fatto, impostazioni, la galleria delle immagini, se andiamo in YouTube, sempre se abbiamo la connessione. Andiamo a vedere un attimo. In questo momento sono connesso al mio telefono, al mio cellulare, che fa da hotspot. Ecco, andiamo a vedere qui. È molto reattivo ai comandi. Eccomi qua, questo è il mio sito. Acquista e vendi moda di seconda mano su Vestiaire Collectif. Lunga vita alla Devo moda. dire che funziona tutto molto molto bene. Andiamo indietro. Qui è proprio uguale a un tablet, in effetti, quindi non ti sarà difficile muoverti. Email, se vogliamo utilizzare le mail. DSP, vabbè, l'equalizzatore per le varie funzioni, per sentire l'audio in modo diverso. Questo schema ha molto spazio dietro, quindi possiamo anche mettere un amplificatore con tutti quei connettori che ti ho fatto vedere prima, quindi chi ha la necessità di fare un impianto stereo molto più efficace può farlo. Google Chrome è il navigatore internet, il browser, eccolo qui. Possiamo navigare Instagram eccetera eccetera. Possiamo anche scaricare Facebook, tutte le applicazioni, proprio come un cellulare o come un tablet. VT Music significa la musica che possiamo scaricare, non scaricare, leggere dal nostro cellulare tranquillamente in Bluetooth. Possiamo poi comandare qui dal comando allo sterzo. Questa qui è una funzione che non è sfiziosa, ma immagino che ci voglia, ecco, poi
vedere la pressione delle ruote, ma immagino che ci vogliono dei sensori predisposti. La mia auto non ce li ha e qua in questo caso non me li legge. Comunque, musica, ti va nel comparto musicale, ecco qui parte subito, torniamo indietro. Qua eventualmente se hai una telecamera collegata, oppure la telecamera posteriore per il parcheggio, che non abbiamo in questo momento, dobbiamo comprarlo a parte. OBD non so cos'è, non l'ho ancora capito. Il navigatore, la radio, eccola qua. Qua andiamo avanti e indietro nei vari canali, qua possiamo muoverci e scegliere il nostro canale. Qua c'è ST stereo, premendo qui togliamo lo stereo, FM, AM, qua c'è l'equalizzatore sempre, qua possiamo spegnerla. Poi video, se abbiamo caricato dei video, adesso ci sono questi video caricati direttamente come demo, giusto per vederli un po', per vederlo in funzione. E niente, qua nella schermata iniziale ci sono il navigatore, i video, il Bluetooth, le impostazioni e tutte le cose utili che possono servire. In effetti qua c'è il giorno e l'orario, la radio, i video e la musica. Ecco qua. Comunque abbiamo detto che è molto completo. L'ultima cosa, qui se clicchiamo ci fa vedere tutte le applicazioni che abbiamo aperto, e se le vogliamo chiudere, come abbiamo sempre fatto con il nostro cellulare, facciamo in questo modo. Oppure se vogliamo aprirla, clicchiamo e si apre. Ecco qua. Spero il video sia stato utile. Se hai domande, come al solito scrivimi e ti rispondo velocemente, e mi raccomando iscriviti al canale. Ciao, alla prossima.